Buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo in un posto in Abruzzo, si chiama Pietrasecca, è un posto penso tra i più sottovalutati e meno noti del circondario. È un paese molto carino da visitare, anche tra l'altro molto ben tenuto, diciamo è una frazione di Carsoli, per dirla tutta. Intorno a questo paese c'è una riserva naturale. La particolarità di questa riserva naturale è che, essendo un territorio carsico, ci sono appunto molte formazioni interessanti dal punto di vista geologico e anche dal punto di vista carsico, appunto. Quindi ci sono delle grotte che sono visitabili con delle guide, anche se non sono particolarmente difficili, ci sono vari livelli di escursioni che si possono fare. Ci sono delle falesie da vedere e poi c'è la natura appunto di questa riserva naturale, che è quello che andremo a vedere oggi. Non so francamente che cosa aspettarmi, perché l'area è molto piccola, è una riserva molto molto piccola, però è ben tenuta. Se non ho capito male ci dovrebbe essere un inghiottitoio con della vegetazione acquatica che cresce nel fiume, che poi sparisce in questo inghiottitoio. Insomma, vediamo un pochettino che cosa ci riserva questa gita di oggi. Inoltre è un giorno feriale, quindi c'è pochissima gente, anzi c'è nessuno, e quindi le condizioni sono ideali. Allora, in attesa di composizioni migliori, intanto mentre camminavo ho visto questa serie di rami, ok, piegati con questo muschio sopra. È una foto che è molto caotica intanto, per cui non so come verrà alla fine, però mi piace molto il colore di questo muschio e soprattutto il modo in cui viene colpito dalla luce. In più queste forme si ripetono, no? C'è questo ramo in primo piano e poi ci sono tutti gli altri rami in secondo e in terzo piano, e quindi può darsi che venga qualcosa di piacevole, soprattutto se viene ritagliato nella maniera giusta, che poi vedrò sul computer. Adesso non so ancora visualizzare, potrebbe essere un taglio quadrato oppure un taglio lungo. Adesso vedrò cosa mi inventerò quando le metterò sul computer. Allora, questo sentierino dietro di me sarà oggetto di una foto che farò a mano libera, scusate il mosso, ma non è niente di che. Mi piace il fatto del sentiero verde che passa in mezzo a queste piante con questa fioritura bianca con lo sfondo scuro. Chiaramente dovrò evitare di riprendere il cielo,
Vediamo un pochettino come viene, una foto così è niente di che. Allora, qui siamo al limite di dove si può accedere dall'esterno. Questo è l'inghiottitoio di non mi ricordo il nome, quindi ve lo metterò in sovraimpressione il nome, l'ho letto 50 volte ma ho la testa bruciata. Comunque sia, è un inghiottitoio, ovviamente si può accedere solamente con le guide. Quello che farò è riprendere la piccola cascatina che fa il torrente, che è stata creata artificialmente, penso per spezzare un pochettino la corrente, e l'interno della grotta. Ci sono dei particolari interessanti, tipo la passerella che finisce su quel cumulo, diciamo così, su quella roccia, e poi l'interno della grotta. Dovrò procedere in questo caso a molte esposizioni, quindi sicuramente una per il primo piano, esponendo per le ombre, diciamo così, uno sul piano intermedio e uno sul piano più lontano, sempre con l'esposizione adatta per le ombre, e poi in questo modo però si bruceranno le luci, perché ci sono, soprattutto all'ingresso della grotta, no? Questa roccia bianca, e lì farò un'esposizione, diciamo così, con un tempo di scatto più rapido, e poi fonderò tutto quanto in post produzione. Vediamo come viene. In fondo sono venuto qui per questo inghiottitoio qui. Peraltro dicono che in queste grotte ci sia una nutrita colonia di pipistrelli, anzi più colonie, quindi chi fosse affascinato da questi animali è un motivo in più per venire a visitarle. Allora, questa foto qui c'è questo ramo di traverso con questo muschio sopra. Ho fatto due composizioni. La prima è tenendo questa roccia
in primo piano, queste rocce intermedie come piano intermedio, sullo sfondo il ramo. La seconda invece è un pochettino più zoomata sul ramo, sull'albero diciamo, e come in primo piano queste rocce che sono lì a metà strada diciamo del fiume. È una fotografia di ambiente diciamo così, quindi niente di particolare. Il punto è che con questa luce, una luce molto dura e c'è troppo contrasto, quindi sono qui che aspetto che il sole venga coperto da qualche nuvola, ogni tanto succede, e quindi possa scattare una foto con una luce un po' più morbida e con meno contrasto, che se no è troppo, il soggetto non viene bene, è troppo contrastato, ci sono queste macchie di luce con queste macchie di ombra, non viene bene neanche tirando sulle ombre e abbassando le luci in post produzione. Quindi aspetto che il sole cali un pochettino, cioè venga coperto da qualche nuvola per procedere all'esposizione dell'albero un po' più zoomato, diciamo così. Poi altra questione, qui ci poteva stare bene il polarizzatore per eliminare un po' di questi riflessi, soprattutto con queste condizioni di luce. Purtroppo per questo obiettivo, che è quello giusto per questo tipo di foto, cioè il 18-135, anche perché sono una focale di quasi 60 mm, mi sono scordato l'adattatore a casa, quindi ce l'ho solamente per l'altro zoom, cioè il grandangolo, il 10-24, quindi più tardi farò delle foto un po' più avanti, allora forse lì mi potrebbe servire, anche se lì c'è ombra, quindi serve di meno. Sono imprevisti che a me capitano sempre. Allora, oggi so che siete molto interessati. Allora, ci sono panini, essendo in camper, come ho già detto, non posso fare i toast, cioè non mi va di farli più che altro. C'avevo la bresaola, anche se avevo il salame, e quindi però ho usato quella perché fondamentalmente era aperta già da un po'. Ci ho messo dentro un po' di cose varie, tipo ketchup, mo vediamo, sono a rischio gastrite, infatti mi sono portato questo nel caso in cui il mio stomaco si ribellasse a questi miscugli che ci sono in questi panini. Cioè, sono anche delle fette di salame mischiate alla bresaola. Novità di quest'oggi, il caffè, cioè questo. I veri escursionisti si portano la macchinetta con il gas, se lo fanno sul momento. Io invece non sono un vero escursionista e mi affido alla Ferrero, e vediamo un pochettino come va oggi sotto questo punto di vista. Allora, questa composizione qui è sempre questo albero di traverso, però preso dall'altra parte, quindi una nuova prospettiva del fiume. Non c'è niente di interessante, voglio provare però a mettere in primo piano questo fiorellino qui, giusto per dare un senso di primavera, e l'albero sullo sfondo con tutti questo interesse nel piano intermedio. È una fotografia non da concorso, però vediamo un pochettino se è una composizione originale e piacevole oppure no.
Allora, questa immagine qui intanto verrà presa da una delle famose nuove prospettive che volevo cercare negli ultimi video, quindi stando un po' più in basso. E comunque questa composizione riguarda queste piante in primo piano, le piante che sono lì come piano intermedio e sullo sfondo l'ingresso della grotta. Il tutto incorniciato da questo ramo e da quel masso. È chiaro che non è una foto facile, oltre a dover fare il solito focus bracketing, perché avendo dei soggetti molto vicini e molto lontani, per farli venire tutti a fuoco bisogna fare 3 esposizioni, no? Mettendo a fuoco prima sul primo piano, poi sul piano intermedio e poi sullo sfondo. In più non è semplice, diciamo così, far venire tutti questi elementi nella foto. Ho dovuto usare il grandangolo a 10 mm e vediamo un po' come viene, anche perché dallo schermino qui si vede poco, non riesco chiaramente a mirare dal mirino. Vediamo un pochettino sul computer, che è sempre la prova del 9. Qui quello che ho fatto è prendere in primo piano questo fiore di queste piante acquatiche che sono molto belli e danno anche un pizzico di colore perché sono sul violetto, e quindi in primo piano, poi il piano intermedio le solite piantine e sullo sfondo l'ingresso della grotta. Ho fatto un'esposizione orizzontale, adesso la proverò verticale, che in effetti la grotta è stata presa solo in parte, dopodiché mi sposterò un po' più avanti per fare un'altra esposizione simile a questa, però con un po' meno distrazioni, tipo queste rocce qui che in effetti distraggono molto. Ho voluto fare questa foto qui perché c'è un fiore appunto che ancora non è sbocciato completamente, per cui ha questo colore che mi piace molto, questo colore violetto. Poi quando sbocciano in realtà sono bianchi, sono molto, molto particolari, essendo appunto immersi nell'acqua, fanno un bel effetto, sempre che uno sia capace di fare una buona composizione. Questa gita qui pare finita. Ci sono vari sentieri, a dire la verità.
io ne ho fatto uno solo che si chiama P1, che è quello che porta le due grotte. Una si può entrare, cioè in tutte e due si può entrare solamente con la guida, però una c'è proprio una porta di ferro, si chiama Grotta del Cervo. Questa qui che si chiama Grotta dell'Ovito invece si può almeno vedere l'entrata. Adesso questa strada aggira la collina sotto la quale ci sono le grotte, arriva in paese per poi scendere nel parcheggio dove ci sono i camper. Peraltro il parcheggio dove ho parcheggiato appunto è adatto anche ai camper, massimo 3 o 4. So che non tutti sono interessati, però per chi lo fosse, ed è uno dei pochi posti ormai rimasti, perché più o meno li ho visti tutti, in cui si può arrivare col camper e da lì parte il sentiero. C'è l'accoglienza, volendo uno può prenotare la visita alle grotte ed è da lì che si parte. Insomma, spero che questa uscita vi sia interessata. Per me è stata una buona uscita, percorso comunque breve, anche se presenta delle salite, discese, vabbè, come tutti, e io spero che le foto siano venute bene. Ho dei dubbi questa volta perché non so, non riuscivo a vedere bene nello schermino. Insomma, voi però le vedrete se sono venute bene oppure no. Quindi vi saluto e vi do appuntamento la prossima volta.